Siamo al secondo gruppo, quello delle K. Il prossimo gruppo è Kakikukeko. K. Ki. Ku. Ke. Ko. Scriviamo pure giù. Un po' sbavata questa penna. No, qua stava un po' sbavando, non so se. Sì. Anzi, forse è meglio, Ok, risolto. Vediamo l'altro gruppo che è. Esatto, Sashi. Effettivamente, dopo questo gruppo potete scrivere anche sushi, perché sono entrambi caratteri che fanno parte del gruppo, no? C'è su e shi. Allora questo va studiato. Kakashi. Tra poco potete scrivere Kakashi. Kakashi, giusto? Itachi. Perché K l'abbiamo fatto, due volte K e c'è il shi. Vabbè, intanto fatemi scrivere sushi perché è la cosa più importante quando andremo in Giappone. Allora, esatto. Allora, iniziamo col sa. Sa. In realtà si scrive così, però se lo trovate su molti testi, ad esempio come questo, testi non scritti a mano ma stampati, queste due le potete trovare unite così. Molte volte si trova anche così, soprattutto sui testi stampati, appunto. Ok. Però a livello di scrittura si scrive. Averla vista. A livello di scrittura si scrive, preferisce scrivere staccato. Un XD che non ce l'ha fatta. E la farei anche più grande. Sì, infatti io spesso lo vedo staccato. Guarda che Sì, all'epoca sì. si scriveva X parentesi, quindi esiste. Sì, X sì, è vero. parentesi, non ricordo cosa vuol dire di preciso, però era una risata tipo da Sì, clown, credo. esatto, sì. Sci, semplicissimo, è un Bello di tutti. uncino praticamente. Lo capirete tra poco. Di questo è sì, Sci. però si deve leggere sci. No, si scrive proprio sci. Perché non è sì? Vediamo un attimo. Ma il sì non ce l'hanno proprio Non ce loro. l'hanno. E perché? Non ce l'hanno. Perché non hanno voluto. Non le piace? Così come Dovete tanti chiederlo ai altri. linguisti. Vabbè, Ai linguisti. Questa cosa mi triggera da un punto di vista matematico un pochettino. È vero. Infatti anche col gruppo T c'è quello che dovrebbe essere tu, che ti triggera parecchio perché non è tu, ma è su. Ah, perfetto. Quindi Esatto. trigger anche quello, però Sashi Sashimi. anche, però il mi sta dopo. Puoi scrivere Sasuke adesso. Possiamo scrivere sushi, Sushi soprattutto. però finiamo il gruppo e poi scriviamo sushi. Vai, non Su. vedo l'ora. Se, un po' grande questo se, però Ma se Fammi vedi il mio... sognare. un po'. Perché sto cercando di farli grandi, però in realtà. Vai, così dai. Se, Se. So. Ma a livello di pronuncia è proprio così? Per adesso Sì. sì. Quindi sa, shi, su, se. so. So. Questo è un Possiamo unico. anche dire so. Questo esempio, come lo sci, è un unico tratto. Fai così. Unico tratto, ok. Ah, minchia, io l'ho fatto al contrario, GG. Quindi adesso prendo il su e lo shi e sto già. E adesso, signori, vai. Via col sushi. Sushi. Scrivete un bel sushi. Ma il so è scritto così proprio. Sì, è una Z... Con la diason. Sì, è una Guarda, Z con- te la faccio anche meglio. Va bene. Ecco. Ok, una ZC. Cavolo. Sì, è una ZC. Perfetto. Il sushi ha un kanji, però ti devo dire che pochi lo usano. Sono solo due ragami, quindi a questo punto... C'è, però io l'ho visto usare veramente poche volte, infatti credo neanch'io di averlo imparato perché appunto si tende a usare questo. Ma c'è qualche kanji, se non sbaglio, che ha i hiragana disegnati in piccolo nell'ideogramma del carattere? O sono tutti diversi? Nell'ideogramma, Ho visto qualcosa di simile, forse non... boh. se c'è, credo sia una coincidenza, Coincidenza. perché considera che i kanji derivano dal cinese, quindi sì. è una cosa che se c'è appunto è coincidenza. Ok. O perché magari comunque a volte disegnando i caratteri sono... cioè dipende dalla fonte che si utilizza in un certo senso. Sì. Poi No, abbiamo il gruppo T. I tacchi. Qui si triggeranno potentemente. Qui si triggeranno potentemente perché non è tati tu, ma è ta, ci, su e poi teto. Quindi la sillaba con la I e la sillaba con la U sono un po' particolari, però. Kachitsua. Esatto. Ta.
Uguale a cosa? Quasi. Mm? Uguale T a... uguale a? T uguale, esatto. Però, Quasi. no, senza però. Cioè, lo faccio meglio giusto per Avevi farvi capire. fatto, basta. Sì, però questo non è proprio un uguale, in realtà è un po' così. Però, Ok, c'è ho un capito. leggermente tondeggiante. Ho capito, sì. Ah, Sì, perché in teoria le hiragana sono molto tondeggianti a differenza Che sono più katakana spigolosi, sì. spigolosi e Quindi, linee più dritte. ta. Da. Sì, bellissimo. Ah, una pancia, gli ho fatto una pancia, ragazzi, meravigliosa. Questo è andato al sushi prima, visto? Questo è un 5 che si è svegliato male. Ora tra poco potrai scrivere i taci, anzi lo puoi già scrivere. Ma che c'entra il C nel gruppo T? Perché? Perché la C dolce non c'è, Ah, sì. non esiste. Quindi il T non esiste. Come il T non esiste? Tanti No, tu. cioè, non è un suono loro T, però se lo trovano nelle parole straniere lo adattano. E come lo scrivono così con C? Poi vi dico. Non andare a livello esperto, Sì, infatti. maxi, opera, power, livello platino plus. Sì, perché lì entriamo poi nel katakana, no? Quella è una cosa del katakana, ovviamente devi adattare una cosa straniera e poi ci sono i modi, però. Vai. Tipo i nostri nomi spesso hanno essendo Sì. consonanti che non hanno, no? Dai, quindi li faccio vanno. tutti. Questo è bellissimo pure, eh? Questo se volete, anzi, è anche un po' più lungo. Io voglio dire una cosa. Vai. Guardatevi la mano destra, il palmo della mano destra, ecco, lì c'è scritto il te. Visto? Ah, bene. Vero! Questo lo utilizzano Sì. perché vuol dire mano Ah, semplicemente. è In vero! giapponese te vuol dire mano, vuol dire Te vuol dire Sì. mano. Caspita, il senpai Roberto. Esatto. Però ovviamente ci deve essere il kanji perché messo così appunto può essere qualsiasi cosa. Invece se c'è il kanji di te sai che è quello e quello è. Ok, quello te. Mi Siete? fai vedere un attimo il so Mi serve sopra, una- l'avevo cancellato perché non sta a messia. È una ZC. Una Z con un C, ricordati che dovrebbe essere un unico tratto, quindi non staccare la mano quando lo fai, è un unico tratto.